La notizia non è ufficiale, ma già se ne parla. Da ottobre su Ken Darby sventolerà il tricolore. Gli Stati Uniti stanno per chiudere il loro più grande arsenale nel mondo fuori dalla madrepatria, restituendo all'Italia circa 1000 ettari di territorio che occupano tra Pisa e Livorno? Niente affatto. Non stanno chiudendo, ma ristrutturando la base, perché vi possano essere stoccate ancora più armi e per potenziare i collegamenti col porto di Livorno e l'aeroporto di Pisa. Nella ristrutturazione restava inutilizzata una porzioncina dell'area ricreativa, 34 ettari, poco più del 3% dell'intera area. È questa che lo US Army Europe ha deciso di restituire all'Italia, più precisamente al Ministero Italiano della Difesa, per farne il miglior uso possibile. È stato così stipulato un accordo che prevede il trasferimento in quest'area del comando delle forze speciali dell'esercito italiano, Confose, attualmente ospitato nella caserma Gamerra di Pisa, sede del centro addestramento paracadutismo. Sono le forze sempre più impiegate nelle operazioni coperte. Si infiltrano nottetempo in territorio straniero, individuano gli obiettivi da colpire, li eliminano con un'azione fulminea paracadutandosi dagli aerei o calandosi dagli elicotteri. Quindi si ritirano senza lasciare traccia, salvo i morti e le distruzioni. L'Italia, che aveva usato le forze speciali soprattutto in Afghanistan, ha fatto un decisivo passo avanti nel loro potenziamento quando, nel 2014, è divenuto operativo il Confose, che riunisce sotto comando unificato 4 reggimenti: il 9° reggimento d'assalto Col Moschin e il 185° reggimento acquisizione obiettivi Folgore, il 28° reggimento comunicazioni Pavia e il 4° reggimento alpini paracadutisti Rangers. Nella cerimonia inaugurale nel 2014 fu annunciato che il Confose avrebbe mantenuto un collegamento costante con lo US Army Special Operations Command, il più importante comando statunitense per le operazioni speciali, formato da circa 30.000 specialisti impiegati soprattutto in Medio Oriente. A Ken Darby, ha specificato l'anno scorso il colonnello Eric Birdie, comandante dello US Army Italy, già si svolgono addestramenti congiunti di militari statunitensi e italiani. Il trasferimento del Confose in un'area di Ken Darby, formalmente appartenente all'Italia, permetterà di integrare a tutti gli effetti le forze speciali italiane con quelle statunitensi, impiegandole in operazioni coperte sotto comando USA, il tutto sotto la cappa del segreto militare. Non può non venire a mente a questo punto la storia delle operazioni segrete di Ken Darby. Dalle inchieste dei giudici Cassone e Mastelloni è emerso che Ken Darby ha svolto sin dagli anni 60 la funzione di base della rete golpista costituita dalla CIA e dal SIFAR nel quadro del piano segreto Gladio.
Le basi USA-NATO, scriveva Ferdinando Imposimato, presidente onorario della Suprema Corte di Cassazione, hanno fornito gli esplosivi per le stragi, da Piazza Fontana a Capaci e Via D'Amelio. In queste basi, riporta Imposimato, si riunivano terroristi neri, ufficiali della NATO, mafiosi, uomini politici italiani e massoni alla vigilia di attentati. In alcune di queste basi si riunivano terroristi neri, esponenti della NATO, ufficiali della NATO, mafiosi, uomini politici italiani e massoni alla vigilia di attentati. Questo è stato riferito da testimoni diretti. Nessuno però, né in Parlamento né negli enti locali, si preoccupa delle implicazioni del trasferimento delle forze speciali italiane di fatto all'interno di Ken Darby, sotto comando USA. I comuni di Pisa e Livorno, passati rispettivamente dal PD alla Lega e al Movimento 5 Stelle, hanno continuato a promuovere con la regione toscana l'integrazione tra la base militare USA di Ken Darby e la comunità circostante. Pochi giorni fa è stato deciso di integrare i siti web delle amministrazioni locali con quelli di Ken Darby. La rete di Ken Darby si estende sempre più sul territorio.